Tutto sul pianeta Terra è organizzato in modo tale che se anche solo uno degli equilibri naturali che governano il nostro ecosistema si deteriora, provoca un effetto a catena in grado di destabilizzare l'intero pianeta. L'intero pianeta è un grande organismo che parallelamente può essere riconducibile ad un corpo umano. Tutte le variabili sono strettamente legate in maniera davvero complessa. Ogni singolo aspetto della natura che abbraccia il nostro pianeta è responsabile di un altro. Determinati cambiamenti artificiali sono destinati a stabilizzarsi nel tempo, mentre altri cambiamenti artificiali sono destinati a destabilizzare l'intero ecosistema del pianeta. Prova a costruire un castello di carte, ogni singolo elemento è responsabile dell'altro, specialmente le carte che sono alla base del castello, le carte che rappresentano le fondamenta esistenziali di quel castello. Togliendo una singola carta, il castello crolla, e in questo mondo così bello e così fragile non c'è assolutamente spazio per la nostra meschina distruzione ambientale. Sono molto sensibile a queste tematiche, ho addirittura una playlist di video incentrata all'ambiente. Ho già affrontato più e più volte tematiche importanti come la plastica, carte ufficiali alla mano riportando i dati reali delle agenzie che si occupano di questo, e oggi sono qui per concludere questa fantastica serie sull'Antartide parlando di un problema reale che ci vede come i predatori e al tempo stesso, cosa assurda, come le prede di questo enorme crimine che si sta protraendo di generazione in generazione. L'Antartide ha subito un aumento della temperatura dell'aria di 3 gradi negli ultimi anni e anche se potrebbe non sembrare molto, è 5 volte il tasso medio di riscaldamento globale riportato dall'Intergovernmental Panel of Climate Change. Come ho sempre detto in ogni episodio di questa serie, l'Antartide è veramente una regione estrema sotto tutti i punti di vista e anche per quanto riguarda il cambiamento climatico rispecchia la sua fama di essere estremo. Negli ultimi 50 anni, la costa occidentale della penisola antartica è stata una delle parti del pianeta a più rapido riscaldamento. Questo riscaldamento non è limitato solo alla terraferma, ma può essere notato anche nell'Oceano Antartico, dove le temperature oceaniche superiori a ovest della penisola antartica sono aumentate di oltre 1 grado dal 1955. È stato stabilito che la corrente circumpolare antartica si sta riscaldando più rapidamente dell'oceano globale nel suo insieme. Questo è un fatto, è un dato, e quindi le correnti oceaniche che guidano interi ecosistemi nonché l'orientamento di intere specie animali stanno per essere annichilite. Lo studio del cambiamento climatico in Antartide è importante perché consente agli scienziati di prevedere con maggior precisione il futuro cambiamento climatico dell'intero pianeta e di fornire informazioni essenziali a tutti coloro che intendono fare qualcosa. Il riscaldamento della penisola antartica sta causando cambiamenti nell'ambiente fisico e vitale del continente. La distribuzione delle colonie di pinguini, per esempio, è cambiata al variare delle condizioni del ghiaccio marino. Lo scioglimento della neve perenne e delle coperture di ghiaccio ha portato ad una maggiore colonizzazione da parte delle piante. Un calo a lungo termine dell'abbondanza di krill nell'Oceano Antartico può essere associato ad una ridotta copertura di ghiaccio marino. Grandi cambiamenti si sono verificati nella copertura di ghiaccio antartico e molti ghiacciai si sono ritirati, osservando negli ultimi anni che le piattaforme di ghiaccio che un tempo delimitavano la penisola sono completamente crollate. Ghiaccio che, se qualcuno te lo chiede, era lì da decine di milioni di anni, ok? Decine di milioni di anni. Si stima che infatti, sebbene sia un carattere di eccezionalità, alcune calotte antartiche risalgono a circa 35 milioni di anni fa, mentre altre a 2 milioni e 700 mila anni. Ora, che cosa è successo? È successo che noi altri, in 200 anni, abbiamo fatto sciogliere calotte glaciali in Antartide che erano lì da milioni di anni. È semplice, no? Ecco che cosa è successo. Ora, questo dovrebbe darci da pensare, ok? E ci sono ancora persone che dubitano dell'interventismo umano in tutto questo. Clamorosamente. Vuoi dirmi che è un caso che dopo diversi milioni di anni l'Antartide si è sciolto e surriscaldato di 5 volte il tasso medio di riscaldamento globale? Non è un caso. Infatti ci sono studi universitari e pubblicazioni scientifiche a livello mondiale che, all'unanimità, incolpano inesorabilmente la distruzione ambientale provocata da noi scimmie quasi evolute. Quasi. Nella mia playlist ambiente che contiene 7 video, 8 con questo, nell'ultimo video che ho portato in merito, l'orizzonte degli eventi climatico,
ho portato niente di meno che un rapporto dell'ONU di agosto 2021, esattamente un anno fa. Un rapporto che spaccò il mondo in due perché si dimostrava, carte ufficiali alla mano, basandosi su numerosi studi incrociati di numerosi scienziati che hanno contribuito al progetto delle Nazioni Unite, che abbiamo poco tempo e che i dati relativi alla distruzione ambientale sono estremi. La scienza dice questo è un fatto, non è un'interpretazione. Ora, concentriamoci sull'Antartide. Come vi dicevo prima, essendo un unico essere, il pianeta Terra risente di ogni minimo cambiamento e non importa dove ciò avvenga. Lo scioglimento dei ghiacciai perenni, per esempio, porta all'estinzione di numerose specie marine perché ingenti quantità di acqua dolce si riversano negli oceani salati cambiando le correnti oceaniche e devastando gli ecosistemi marini di tutto il mondo. La Ron Filchner è una delle più grandi piattaforme di ghiaccio di tutto l'Antartide e misura poco meno delle dimensioni complessive della Spagna. Cioè, giusto per capirci, no? Sì, hai capito bene, della Spagna. Ogni estate viene prodotta una quantità preoccupante di acqua e di disgelo che non possono essere tollerate a lungo e più grandi sono le calotte glaciali e più grande è la quantità di acqua dolce che si riversa negli oceani. E se non vi sembra preoccupante, parliamo di dati. Dal 1955 ad oggi abbiamo perso 25.000 km quadrati di banchisa antartica. Praticamente un paese. È come se in chilometri quadrati si fosse sciolta la Svizzera, riversando negli oceani centinaia di migliaia di tonnellate di acqua dolce che stanno letteralmente alterando quei parametri che, se alterati, portano ad un effetto a catena disastroso. Vi ricordo, così a tempo perso, che il fitoplancton, ossia l'insieme dei microorganismi fotosintetizzanti che si trovano alla base della catena alimentare nella grande maggioranza degli ecosistemi acquatici di tutto il mondo, è responsabile della produzione della metà dell'ossigeno totale prodotto dagli organismi vegetali della Terra. E se interrompiamo la catena del fitoplancton, non solo gli oceani letteralmente si svuotano, ma inoltre affoghi, perché non c'è abbastanza ossigeno nell'atmosfera. Con le continue emissioni, l'aumento delle temperature e il diboscamento si delinea un quadretto niente male e l'Antartide potrebbe giocare un ruolo fondamentale in tutto questo. Per non parlare degli animali, ok? Ma non ne parliamo proprio perché faccio piangere tutta YouTube Italia. In alcuni punti del continente antartico, che ospita circa 20 milioni di coppie riproduttive di pinguini, questo perlomeno fino a qualche anno fa, determinate specie come i pinguini imperatori che da decine di milioni di anni si riproducono sul ghiaccio, hanno subito un calo del 50% in pochi anni. Signori, del 50%. Perché? Perché hai letteralmente alterato il loro habitat naturale, sul quale non è che hanno vissuto, no, ma si sono evoluti nel corso di milioni di anni. Sai cosa significa una riduzione del 50%? Ecco, non penso che ci sia bisogno di altre spiegazioni. I numeri parlano chiaro e fanno paura. Ora, ragioniamo un secondo, facciamo un discorso che, diciamo, è più filosofico che scientifico, ok? Quindi filosofeggiamo un secondo, che serve anche questo. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Science, un team internazionale di ricercatori ha raccolto campioni di sangue e di tessuti da 22 pinguini, da 22 individui preselezionati. Ha raccolto quelli che vengono chiamati campioni rappresentativi di tutte le specie attuali, per poi sequenziarle e analizzarle, ok? Ci siamo? Dalle loro analisi comparative, gli autori di questa pubblicazione scientifica hanno scoperto che gli antenati dei pinguini hanno avuto origine durante il Miocene circa 22 milioni di anni fa. L'Homo sapiens sapiens invece è comparso sul pianeta circa 200.000 anni fa. Questo dimostra a livello cosmico ed esistenziale che i pinguini hanno più diritto di te di abitare il pianeta Terra in santa pace, cioè proprio a livello esistenziale. Cioè un pinguino, se potesse parlare, sarebbe esistenzialmente in grado di dirti questa è casa mia e tu non hai alcun diritto per modificare il mio habitat naturale. Questo, signori, è paragonabile ad ogni altra specie animale sul pianeta Terra. Noi siamo semplicemente gli ultimi arrivati e abbiamo il dovere esistenziale assoluto di salvaguardare i nostri amici animali. E no, non lo stiamo facendo.
Lo scioglimento dei ghiacci perenni in Antartide ha portato ad una riduzione drastica di circa il 50% in alcune specie di pinguini. E questo semplicemente non è giusto. I risultati pubblicati dal British Antarctic Survey nel 2004 hanno evidenziato che i numeri di krill antartici stanno diminuendo, e qui si apre una parentesi enorme che cercherò di sintetizzare. Il krill è molto importante per la rete alimentare antartica e questo declino potrebbe minacciare balene, foche e pinguini che si nutrono tutti di krill. Ci siamo fino a qui? Bene. Il declino del krill è stato collegato ad un drammatico declino del ghiaccio marino, e questo perché? E ritorniamo all'esempio del castello di carte. Se togli la carta che sta alla base del castello, crolla tutto. Ecco, il krill è alla base della catena alimentare antartica da milioni di anni, non da ieri, è da milioni di anni, e se scompare scompaiono anche le balene. Il ghiaccio marino è un terreno di alimentazione vitale per l'enorme numero di krill nell'Oceano Antartico. La ricerca mostra che il numero di krill è diminuito di circa l'80% dagli anni 70 ed è in via di estinzione, perché il krill si nutre delle alghe che si trovano sotto la superficie del ghiaccio marino, che agiscono come una specie di vivaio naturale. La penisola antartica, un terreno fertile per il krill, ha registrato una notevole diminuzione del ghiaccio marino e quindi delle alghe di cui si cibano, e ciò comporta estinzione, 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 estinzione ed estinzione. Ti piace? Sei contento? Chiudiamo in bellezza questa serie. Diciamo una volta ogni tanto in Italia come stanno davvero le cose. Hai visto quando ti dicono il futuro è incerto? No, il futuro non è incerto. Il futuro è certo per tutti quanti. Ci sono statisti, scienziati, analisti, analisi fatte con i supercomputer inserendo i numeri e i parametri attuali che ti dimostrano in modo assoluto che fra qualche centinaia di anni gli oceani si svuoteranno e inizierà un'apocalisse irreversibile. Questo non è allarmismo, questa è informazione, te devi essere pubblicamente informato. Questo è il principio alla base del giornalismo, o perlomeno dovrebbe esserlo. Sebbene l'Antartide sia a molte migliaia di chilometri di distanza dalla maggior parte di noi, l'impatto del cambiamento climatico antartico non si limita solo alle coste del continente ghiacciato. No, perché sarebbe troppo facile. Gli scienziati temono che l'acqua attualmente immagazzinata nel ghiaccio a terra, comprese le calotte glaciali, possa sciogliersi e contribuire all'innalzamento del livello del mare in tutto il mondo. E sai perché? Perché l'Antartide custodisce circa il 90% dell'acqua dolce del pianeta Terra e secondo la World Meteorological Organization, tra il 1979 e il 2017, in 38 anni, il ghiaccio perso annualmente dalla calotta antartica è aumentato di almeno 6 volte. 6 volte. Le misurazioni satellitari dall'inizio degli anni 90 indicano che il livello del mare sta aumentando in tutto il mondo ad una velocità di circa 3 mm e questo porterà ulteriormente all'estinzione delle specie marine. E l'ente per eccellenza che si occupa di queste misurazioni, ossia il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, afferma che esiste la possibilità che l'innalzamento del livello del mare globale possa essere superiore a quanto suggeriscono le prime stime. Significa che non è costante, non aumenta sempre di 3 mm all'anno, ma potrebbe quindi, in base all'andamento dello scioglimento del continente antartico, aumentare drasticamente con il passare degli anni in modo piramidale, arrivando a parlare di centimetri se non di metri. Ecco, questa sarebbe letteralmente l'apocalisse, la sommersione dei continenti. Ecco. E attenzione, non si parla di speculazioni. Non si parla di speculazioni online nei commentini di YouTube, attenzione, parliamo di mappe dei sistemi informativi geografici sui cambiamenti delle piattaforme di ghiaccio, di satelliti, di matematica certa, di analisi chimiche replicabili, di pubblicazioni scientifiche e di scienza confutabile.
Se vi ricordate, nel quarto episodio della serie, all'interno delle 12 curiosità che ti faranno esplodere il cervello, ho inserito anche il dato clamoroso relativo all'assorbimento di carbonio che esercita l'Oceano Antartico sull'intera atmosfera terrestre. Ebbene, l'Oceano Antartico, signori, è il più grande serbatoio di CO2 al mondo. Letteralmente assorbe circa il 15% degli inquinanti del pianeta Terra e questa è un'arma a doppio taglio. Dagli anni 70 infatti l'Oceano Antartico ha assorbito fino al 75% del calore in eccesso creato dall'uomo, e qui sottolineo creato dall'uomo, e il 40% dell'anidride carbonica. Oceani più caldi e più acidi stanno già colpendo gli ecosistemi antartici, con molte specie animali che stanno scomparendo del tutto, provocando un effetto a catena irreversibile. Come se non bastasse, la capacità di assorbire biossido di carbonio si sta drasticamente riducendo, provocando ulteriori effetti a catena sovrapposti nel nostro ecosistema per colpa dell'Oceano Antartico saturo di inquinanti e calore prodotto dall'uomo che non riesce più ad assorbire. Questi sono dati certi provenienti dai gruppi di studio di ogni governo e di ogni università del mondo. Secondo una nuova ricerca, signori, la capacità dell'Oceano Antartico di assorbire CO2 dall'atmosfera si sta riducendo drasticamente in conseguenza del cambiamento climatico. I risultati della ricerca quindi rivelano che stabilizzare i livelli di CO2 nell'atmosfera terrestre potrebbe essere molto più difficile di quanto si pensasse, adesso che non abbiamo nemmeno più l'Oceano Antartico che ci corre in aiuto. Non solo stiamo inquinando, è ok che stiamo inquinando e surriscaldando eccessivamente il pianeta, lo sappiamo, e penso che quest'estate ci siamo un pochino accorti tutti, ma stiamo anche provocando, e attenzione, stiamo provocando dei meccanismi interni che inibiscono le capacità del pianeta Terra di purificarsi da solo, e ti spiego anche il perché. Perché non è che i poli sono lì a caso, no, stiamo inibendo le capacità del pianeta di purificarsi da solo perché l'Antartide e i suoi ghiacci, oceani ed ecosistemi svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del clima globale. Insieme aiutano a rallentare il riscaldamento globale, a guidare importanti correnti oceaniche e contribuiscono al prelievo di milioni di tonnellate di anidride carbonica dall'atmosfera. E danneggiando questi ecosistemi, danneggiamo di conseguenza anche la capacità del pianeta Terra di ripararsi, e per quanto sottile sia questa argomentazione, è di fondamentale importanza per la comprensione del problema ambientale. Per favore, smettiamola di distruggere e proviamo a costruire delle economie sostenibili. Grazie a tutti. La serie sull'Antartide finisce qui. Sono veramente fiero di aver messo in piedi un lavoro mastodontico del genere in 5 episodi e vi aspettano nuove e fantastiche avventure nei prossimi episodi. Vi abbraccio fortissimo, grazie per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu! Chi non condivide è un pinguino spennato. Dovete condividere. Ciao.